Pronti per un bel test di italiano sulle preposizioni? Beh, allora mettiti comodo e guarda questo video. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi facciamo un test, un esame sulle preposizioni. Le preposizioni sono quelle parole che in italiano e anche tante altre lingue, anche se sono piccole, danno sempre fastidio. Il test di oggi è molto semplice, ti farò vedere una frase sullo schermo e tu devi scegliere la preposizione giusta per completare la frase. Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con la prima frase. Oggi è il compleanno Maria. Puoi scegliere tra da, di e a. Da, di, a. Ti do qualche secondo per pensare, ma se hai bisogno di più tempo puoi mettere in pausa il video. La risposta corretta è di. Oggi è il compleanno di Maria. Usiamo di per due motivi, perché di può essere inteso come possesso, cioè il compleanno è di Maria, appartiene a Maria, Maria ha il suo compleanno, possiede il suo compleanno. O anche possiamo usare di come specificazione, cioè stiamo specificando, stiamo dicendo che nello specifico il compleanno è di Maria e non di un'altra persona. Beh, se hai indovinato questa prima frase, complimenti, ma attenzione perché gradualmente le frasi diventeranno più difficili. Andiamo con la seconda. Abito, Roma. E puoi scegliere tra da, a e in. Ti do qualche secondo per pensare. Beh, la risposta corretta è a. Abito a Roma. Questo perché in italiano usiamo la preposizione a con le città, sempre. Invece usiamo la preposizione in con i paesi, con le nazioni, per esempio in Italia, in Francia. Ma tante volte la funzione delle preposizioni può essere un po' un casino. Questo perché a volte una preposizione ha anche più funzioni. Ma non ti preoccupare perché abbiamo un regalo per te. Infatti abbiamo realizzato questo bellissimo PDF con tutte le funzioni delle preposizioni. Vedi, qui c'è la preposizione di e abbiamo tutte le funzioni della preposizione di e anche degli esempi, perché con gli esempi è più facile poi ricordare la funzione, la regola grammaticale. La preposizione a con tutte le funzioni e gli esempi, a, poi abbiamo da, in, con, su, insomma, c'è una bella tabella molto completa con le funzioni di tutte le preposizioni in italiano. E in più troverai anche degli esercizi extra per fare pratica con le preposizioni e ricordare meglio le regole. Quindi troverai gli esercizi con anche ovviamente le soluzioni, ok? Per vedere se hai risposto correttamente. Quindi puoi scaricare questa bellissima tabella con gli esercizi semplicemente cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento, inserisci il tuo nome e la tua email e ti invieremo il PDF. Sono sicuro che lo troverai utilissimo, ci abbiamo lavorato davvero tanto. Ma adesso andiamo avanti con la prossima domanda del quiz. Le chiavi sono borsa e puoi scegliere tra, qui abbiamo delle preposizioni articolate, cioè la preposizione più l'articolo. Della, sulla, nella. Pensaci un po'.
Beh, la risposta corretta è nella. Le chiavi sono nella borsa. Questo perché usiamo la preposizione in più l'articolo in questo caso per dire dentro, cioè le chiavi sono dentro la borsa, ok? Andiamo avanti con la prossima domanda. La bottiglia è tavolo e possiamo scegliere tra sul, del, nel. Di nuovo qui abbiamo una preposizione articolata. Ti do un po' di tempo per pensarci. Beh, la risposta corretta è sul. La bottiglia è sul tavolo. Questo perché in italiano usiamo la preposizione su, più l'articolo in questo caso, per dire sopra. Quindi la bottiglia è sul tavolo, ok? Andiamo avanti con la prossima domanda. Il negozio è la banca e il ristorante e possiamo scegliere tra a, in e tra. Pensaci un po'. Beh, la risposta corretta è tra o anche fra. Questo perché tra e fra sono la stessa cosa, quindi puoi scegliere quello che preferisci, anche quello più facile da pronunciare per te, ma sono uguali. Qui usiamo tra perché questa preposizione si usa per indicare che un luogo, un oggetto, una persona, qualsiasi cosa è in mezzo, ok? In mezzo tra due altre cose. Quindi se da una parte abbiamo la banca e dall'altra il ristorante e il negozio è in mezzo, il negozio è tra la banca e il ristorante. Andiamo avanti. Studio italiano un anno e puoi scegliere tra in, per e da. Ti do un po' di tempo per pensarci. Beh, la risposta corretta è no per, da. Questo perché in italiano usiamo la preposizione da con un tempo, come in questo caso, col presente, ok? Per indicare un'azione che è iniziata un po' di tempo fa, ma continua nel presente. Se io dico studio italiano da un anno, sto dicendo che ho iniziato a studiare l'italiano un anno fa. Però ancora oggi, nel presente, io continuo a studiare l'italiano. Non ho finito di studiare l'italiano, continuo. Ma ho iniziato un anno fa. Quindi da un anno. Non possiamo usare per, ok? Andiamo avanti con la prossima domanda. Non ho tempo guardare il film ora. Puoi scegliere tra per, di e da. Qual è la risposta corretta? Beh, la risposta corretta è di. Non ho tempo di guardare il film ora. Perché? Beh, è molto semplice. Perché quando abbiamo il verbo avere più un sostantivo, un nome, come in questo caso avere e poi tempo, usiamo dopo la preposizione di. Quindi non ho tempo di fare qualcosa. In questo caso non ho tempo di guardare il film. Quindi avere più un sostantivo, un nome, più di e poi l'infinito. Non ho tempo di fare, non ho tempo di guardare, non ho tempo di cucinare, eccetera. E adesso, che ne dici se rendiamo le cose un po' più difficili? Beh, perché adesso io ti darò come opzioni le preposizioni semplici, ma se necessario tu dovrai articolarle,
cioè dovrai aggiungere l'articolo, ok? Dai, proviamo. La frase è: domani ho un appuntamento, dentista, e puoi scegliere tra da, in o a. E ricorda, se necessario, aggiungi l'articolo. Beh, la risposta corretta è dal dentista. Quindi usiamo la preposizione da con l'articolo il. Ovviamente possiamo anche dire dalla dentista se la dentista è una donna. Quindi dal o dalla. Perché questo? Perché in italiano per indicare uno spostamento, un movimento verso una persona, o in questo caso una professione, usiamo la preposizione da. Per indicare cosa? Beh, per indicare la casa di una persona o anche il luogo di lavoro di una persona, in questo caso l'ufficio, lo studio del dentista. Per esempio, vado da Luca, cioè vado a casa di Luca. Andiamo da nostra zia, cioè a casa di nostra zia. Vado dal dottore, cioè nello studio del dottore, ovviamente non la casa del dottore. Hai capito come funziona da? È molto importante. Quindi ricorda, con le persone e le professioni non usiamo a, ma usiamo da. Andiamo avanti con la prossima frase. Ci vediamo 5 di pomeriggio. Usiamo in, su o a? Pensaci un po'. Beh, la risposta corretta è alle. Ci vediamo alle 5 di pomeriggio. Questo perché in italiano ricorda che le ore sono tutte femminili e plurali, quindi dobbiamo usare la preposizione a più l'articolo femminile e plurale le, alle. Però abbiamo 3 eccezioni che devi ricordare. Infatti si dice a mezzogiorno, a mezzanotte e a luna. Dato che una è singolare, usiamo a più L apostrofo, quindi l'articolo singolare, a luna. Andiamo avanti con la prossima frase. Il film è ambientato anni 60. Puoi scegliere tra a, di o in. Pensaci un po'. La risposta corretta è negli. E sì, perché dobbiamo usare la preposizione in più l'articolo per anni, che è gli. Quindi in più gli diventa negli anni 60. Infatti con gli anni usiamo la preposizione in. Per esempio negli anni 60, negli anni 70, negli anni 50, per indicare il 1950, 1960, eccetera. Ovviamente se però ci riferiamo a un solo anno, dobbiamo usare l'articolo singolare. Per esempio, io sono nato nel 1997, ok? E ora rendiamo il test ancora più difficile, va bene? Dai, sì, perché se no è troppo facile. Adesso io ti dico la frase da completare, ma non ti do opzioni, quindi devi mettere la preposizione che secondo te è più giusta, ok? La frase è: ieri abbiamo visto un film, guadagnino, cinema. Quindi devi completare con 2 preposizioni. Pensaci un po' e se hai bisogno di più tempo, metti in pausa.
Ok? Ieri abbiamo visto un film di Guadagnino al cinema. Questo perché usiamo la preposizione di per indicare l'autore di qualcosa, l'autore di un film, di un libro, in questo caso il film è di Guadagnino. E cinema è una parola maschile con cui usiamo la preposizione a più l'articolo, al, a più il, al cinema, perché cinema fa parte di quelle parole che usano la preposizione a. Infatti ci sono alcune parole che usano in e alcune che usano a. Cinema insieme per esempio a bar, ristorante, mare. Tutte queste parole usano a. Andiamo avanti. Lunedì lavoro 9, 17. Anche qui due preposizioni. Lunedì lavoro dalle 9 alle 17. Qui usiamo le preposizioni da a, ovviamente più l'articolo femminile plurale, perché abbiamo delle ore, ok? Quando abbiamo le ore usiamo sempre le, ti ricordi? E usiamo da a per indicare un'ora di partenza e un'ora di fine. Io inizio alle 9 e finisco alle 17, ok? Quindi l'inizio e la fine. Andiamo avanti. Ho deciso andare Milano treno. Ok, qui devi mettere 3 preposizioni. Ti ho detto che diventava più difficile. Pensaci un po'. Allora, ho deciso di andare a Milano in treno. Perché? Beh, con il verbo decidere usiamo la preposizione di, quindi decidere di fare qualcosa. In questo caso decidere di andare. C'è proprio una lista di verbi che usa la preposizione di e poi un altro verbo all'infinito. Per esempio il verbo dire. Ti ho detto di andare a casa. Il verbo dimenticare, non dimenticare di comprare il latte. Il verbo finire, ho finito di lavorare tardi. Insomma, c'è proprio una lista di questi verbi che poi usano di. E decidere fa parte di questa lista. Decidere di fare qualcosa. Quindi ho deciso di andare a Milano, perché facile, Milano è una città, quindi usiamo a. In treno. Ricorda che con i mezzi di trasporto usiamo la preposizione in treno, in autobus, in macchina, in taxi, eccetera. Dai, andiamo avanti, ne mancano solo 2. La frase è: arriviamo, mare, 20 minuti. Pensaci. Beh, la risposta corretta è: arriviamo al mare tra o fra 20 minuti. Perché diciamo al mare? Beh, perché mare è una parola che fa parte della lista di cui ti parlavo prima. Bar, ristorante, mare. Ti ricordi? L'abbiamo detto prima. E poi tra o fra 20 minuti. Perché? Perché in italiano usiamo la preposizione tra anche per indicare un momento preciso nel futuro, che inizia, in questo caso, 20 minuti da ora. Quindi ora sono le 6, alle 6:20 succede quell'evento. Quindi un evento preciso nel futuro a partire da ora. Ecco perché tra 20 minuti, tra un giorno, tra un anno. E finiamo con questa frase. Ho bisogno, silenzio, concentrarmi.
Beh, la risposta corretta è: ho bisogno di silenzio per concentrarmi. Perché usiamo di? Beh, perché abbiamo il verbo avere più un sostantivo, avere bisogno, come avere tempo. Avere tempo di, avere bisogno di, è la stessa cosa. Quindi ho bisogno di silenzio per concentrarmi. Cioè, perché ho bisogno di silenzio? Al fine di concentrarmi. Quindi per più l'infinito, in questo caso, ci introduce uno scopo. Cioè, perché io ho bisogno del silenzio? Perché devo concentrarmi, al fine di concentrarmi. Quindi uno scopo, una finalità. Allora, come è andato questo test sulle preposizioni? Beh, prima di tutto, lo sai, questa è una cosa importantissima. Scarica questa bella tabella, ti aiuterà tantissimo. E ovviamente fai anche tutti gli esercizi che ci sono qua. Ci sono 3 belli esercizi, così anche con le soluzioni, che ti aiuteranno proprio tantissimo a ricordare meglio le regole delle preposizioni. E soprattutto, come è andato questo test? Scrivilo qui sotto nei commenti, se è andato bene o anche se è andato male, perché tanto noi possiamo solo migliorare e quindi impariamo dai nostri errori. Spesso qui sotto scrivono nei commenti solo le persone che sono state molto brave, e no, dobbiamo scrivere tutti, perché può essere un modo per motivarci a raggiungere degli ottimi risultati. E se il video ti è piaciuto e ti ho aiutato a imparare nuove cose sulle preposizioni, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere tanti nuovi video come questo. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!